Ciao, siamo Paola e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Stamattina ci siamo svegliati alle 5:30 perché speravamo che si liberassero dei posti sul traghetto, però purtroppo questo non è successo, tutti i passeggeri si sono presentati. L'appartamento dove siamo stati qui a San Cristobal ci è piaciuto tantissimo perché è posizionato bene in un punto tranquillo, quindi abbiamo dormito molto bene di notte, ma nello stesso tempo è proprio a 2 minuti a piedi dal centro. Quindi ora ve lo faccio vedere perché è molto carino. Subito entrando abbiamo la cucina che è ben attrezzata. Ora noi non abbiamo mangiato qui, però volendo c'è tutto il necessario per farsi da mangiare. E poi abbiamo la stanza vera e propria con un bel letto comodissimo, devo dire, veramente comodo. E poi abbiamo la terrazza che è il piccolo gioiello dell'appartamento e dalla terrazza noi vediamo perfettamente la spiaggia. Carrellata di foche. Otarie. Vabbè, carrellata di otarie. Le otarie si differenziano dalle foche Perché hanno le orecchie. La prima cosa che si può notare è che hanno le orecchie. Vedete quelle piccole protuberanze lì? Ok. Che bello! Quelle piccole protuberanze lì differenzia a colpo d'occhio un'otaria da una foca. Giusto? Me ne voglio portare a casa una, si può? Se rotoli ancora un po', cadi giù, te lo dico. Cadi, guarda, no. Siamo ripassati di nuovo da Playa Man e poi proseguendo per Punta Carola ci siamo fermati al centro informazioni. Ora guardiamo un pochettino i pannelli che cosa ci raccontano e poi proviamo ad andare dove c'è il Mirador. I pannelli sono molto interessanti perché ci spiegano bene come sono nate le Galapagos, danno un sacco di informazioni. Per esempio ci dicono che si sono formate 5 milioni di anni fa dopo numerose eruzioni vulcaniche. Infatti tutte le isole sono di origine vulcanica e sono circa 13 isole grandi e altre 200 isole minori. Il primo che arrivò alle Galapagos fu Fray Thomas de Berlanga, non sapevo nemmeno della sua esistenza, che arrivò qui il 10 marzo del 1535, ben 300 anni prima di Charles Darwin, che arrivò nel 1835. Attento che se non ti giri bene, dai una tramvata su questi cactus, poi vedi che ridere. Siamo in attesa di spostarci a Santa Cruz, di prendere la barca che ci porti a Santa Cruz. E niente, cerchiamo di combattere il caldo come meglio possiamo, sdraiati su una panchina e guardando le otarie che giocano nel fiume. Abbiamo già fatto il check-in del ferry e ora vado a prendere una bottiglia d'acqua perché c'è un caldo fotonico e quindi prima di imbarcarci almeno abbiamo un po' d'acqua. Ora c'è il taxi, che è questa piccola barchetta che ci porterà sul ferry che Sarà uguale. sarà un po' più grande. Questa è proprio una bagnarola, invece l'altra dovrebbe essere un po' più grande e ci porterà a Santa Cruz.
Com'è andato il viaggio? Siamo arrivati. Dopo un altro viaggio tremendo in barca per arrivare a Santa Cruz. Tremendo soprattutto per me, Adesso facciamo un giro qua del paese da vedere un pochino com'è. Nel frattempo ci siamo prenotati un volo per domani per andare a Isabela. Eccezionale. E c'è paragone. Buona veramente. Non è male, ma questa è più buona. Piatto di pesce. Cotto nella wok. Nella wok, un sacco di cose particolari, fresco, appena pescato, e qua hamburger vegetariano con le patatine. Buon appetito. Siamo pronti per andare a prendere un taxi che ci porterà a Baltra, che è l'isolotto sul quale c'è l'aeroporto dell'isola di Santa Cruz. E da lì voleremo con un piccolissimo aereo che porta massimo 10 persone, voleremo all'isola Isabela. Da un lato sono contenta di fare il viaggio in aereo anziché in barca, perché dall'alto vedremo tutti i vulcani che ci sono sulle isole. Da un lato io sono contento di fare un viaggio in aereo invece che in barca, perché se no non avrei fatto il viaggio. Ieri sera mi ha detto: te lo dico, o prendiamo l'aereo o io ti aspetto qui. Siamo già arrivati, ora facciamo questo piccolo tragitto con la barca dall'isola di Santa Cruz all'isola di Baltra, dove prenderemo l'aereo. Biglietti per l'autobus comprati. Fai vedere la maglietta nuova. Veramente pequeño, Porca vacca. È veramente piccolo, Siamo saliti a bordo, ci sono solo 5 posti. Quindi siamo io e Max, 2 signori qua davanti a noi E una signora. e una signora a fianco al pilota. Nada más. Okay, please, you have to wait Grazie. Stiamo finalmente andando verso il nostro hostel. Eccoci arrivati al nostro hostel Janet. Siamo proprio di fronte alla spiaggia e questa il tassista ci ha detto che è la via principale del paese. Facciamo una piccola passeggiata nel paese di Puerto Villamil, Che in pratica è questa via. che è in pratica esatto questa via. Voglio vedere il mare da qua, che è proprio di fronte praticamente alla via principale, perché è veramente un buco qua. La strada principale, la spiaggia e il mare.
Ci siamo fatti a piedi tutta la spiaggia dal paese fino ad arrivare all'ingresso del sentiero che porta al muro de las Lágrimas. Non so bene che distanza sia, ma qualche chilometro ce lo siamo fatto. Abbiamo preso una bevanda un po' particolare. Da Cioè, è una messicana. birra. Sì, è una birra con lime, un pochino Chili? di chili e qualcos'altro che non me lo ricordo già più. Siamo ubriachi ancora prima di berla. Sì, non l'abbiamo ancora assaggiata. Buona, Buona. direi di 70. E piccante.